Ah, un po' di tempo per me, sì, perché quest'anno non passerò la vigilia di Natale a cucinare, a spadellare e arriverò la sera tipo casalinga disperata che non ho più voglia neanche di parlare con le persone. Sì, da oggi inizia una serie di video che vi permetterà di fare delle ricette facili, veloci ed effetto e che vi lascerà tempo libero. Iniziamo oggi con gli antipasti! Per le feste vi avevo promesso pam pam pam, fuochi d'artificio, e allora oggi vi presento gli antipasti. Non uno, non due, non tre, ma ben 8 antipasti diversi, tutti facilissimi ma assolutamente scenografici. Tutte cose che potete preparare in anticipo, così poi avete il tempo per dedicarvi a voi stesse. Meraviglioso. Io direi che allora iniziamo! Primo antipasto, l'alberello gustoso. Gli ingredienti sono del pane tramezzino, lo trovate in tutti i supermercati. Mi raccomando, non pancarré. Cosa facciamo? Con delle formine a forma di stella, le potete trovare anche su Amazon, vi lascio il link, altrimenti in qualche grande negozio di casalinghi, che ne so, Cinesone, queste le trovate sempre. E andiamo a tagliare il pancarré prima con la forma più grande, la stella più grande. Quello che avanza ovviamente non si butta via nulla, ve lo ricordo, e lo mettiamo in una ciotola da parte perché ci servirà dopo per un'altra ricetta. Ecco qua, stellina più grande, stellina un po' più piccola e stellina ancora più piccola. Ecco le mie 4 stelline di dimensioni differenti. In una ciotola andiamo a mischiare del formaggio spalmabile, per capirci, tipo Philadelphia, dai, quello che trovate, questa è marca Lidl perché io vado sempre lì. Quindi mettiamo un po' di formaggio spalmabile, poi metto una grattugiata di pepe, poi buccia di limone. Guardate che aggeggino ho, voi ce l'avete? Il toglibuccia? Bello? Si fa così, si prende, vedete? E vi tira già fuori la buccia di limone che andiamo ad unire qua. Amalgamate tutte insieme, quindi pepe, buccia e formaggio, e poi si va a mettere nella base della prima stellina più grande. Dopodiché aggiungiamo del salmone. Questo l'ho comprato ieri, l'abbiamo provata a cena, è una favola. Della Deluxe della Lidl ha anche tutta la crosticina di pistacchio. Buono, buono, buono. Quindi metto poi il pezzo di salmone. Mi piace particolarmente perché non è di quelli sottili, ma se riuscite a vedere ha un bello spessore. Quindi vado a mettere il salmone, metto sopra la stellina appena più piccola, rimetto nuovamente il formaggio, ci va un altro pezzettino di salmone, vanno alternati in questo modo in modo che diano l'idea delle foglie, l'ultimo pezzettino di salmone, un po' di insalatina e chiudiamo l'alberello. Vado a riprendere un pezzo che avevamo messo da parte perché vado a creare la stellina più piccola, stavo dimenticando la punta dell'albero. Andiamo a infilzare il nostro alberello e andiamo a mettere su la stellina. Guardate quanto è carino questo alberello di Natale. Questi alberelli potete prepararli in anticipo, li mettete tutti in un bel vassoio, usate un canovaccio, uno straccio pulito, lo bagnate con l'acqua e glielo mettete sopra in modo che il pane da tramezzino non tenda a seccarsi dentro il frigo. Tirate fuori al momento giusto, ma io dico, che ci abbiamo impiegato? Niente. Tutta scena, ragazzi, tutta scena. Ma anche bontà, perché questo salmone vi leccherete i baffi. La pasta a sfoglia, si sa, è alla base di 1 milione di antipasti. Oggi facciamo insieme le girelle di pasta a sfoglia, anche queste facilissime. Potete prepararle crude in anticipo, le lasciate in frigo e le infornate al momento giusto, così sono belle croccanti e calde, e le potete farcire con quello che più vi piace. Io oggi le farcisco con del pesto e con del pomodoro ciliegino condito con un po' di olio e origano e sale. Come si fanno? Strisciolina. Fate strisciolina di
cosa saranno questi 2 centimetri? Io con le misure non sono molto brava, ma sì. Quindi fate tutta la pasta sfoglia così a striscioline. Andiamo a prendere la strisciolina che vogliamo condire. In questa ci metto il pesto. Io ho scelto il pesto e il pomodoro perché sono verde e rosso, colori un po' natalizi. Prendete il primo pezzo qua, lo ruotate su se stesso e iniziate a fare come se questo fosse il centro. Ci andate a mettere dentro uno stecchino in legno. Per non farlo bruciare in forno mettetelo nell'acqua prima e nella parte della chiusura andate ad infilare questo spiedino in legno. Poi guardate che bellino, guardate quanto è carina. Adesso faccio anche quella rosa, così vi faccio rivedere il procedimento se vi è sembrato un po' difficile, ma è questione di arrotolarla su se stessa. Quindi riprendo la striscia, anche qui dove chiude solito spiedino in legno. Questi vanno messi in carta forno, li mettete in forno 15 minuti, 20 al massimo, forno ventilato, 180 gradi. Pronte le girelline, ma quanto sono scenografiche! Le potete mettere, presentare a tavola, dentro ad esempio un vaso rosso, oppure un vasetto di vetro, di quelli riciclati dei sottaceti, ci mettete un bel fiocco. Ma guardate che scena! E vi voglio dire una cosa, truccovalli! Ma lo sapete che queste io per i compleanni le riempo di Nutella e non vi dico che successone. Dai, passiamo al prossimo antipasto. Adesso facciamo i bicchierini di gorgonzola. Quindi ci serve per fare questo crackers, vado a scegliere, adesso devo fare un bicchierino, altrimenti chiaramente mettete più quantità. Io adesso ne metto 4 pezzi perché tanto mi serve solo questo. Chiudo e vado a tritare. Perfettamente triturato, quindi non è solo per i frullati. Valli vi consiglio delle cose veramente interessanti. Vado a unire questo insieme a del burro che ho sciolto al microonde. Poi vado ad amalgamare tutto con un cucchiaino perché questa sarà la base del nostro bicchierino. Poi si mischia insieme pari quantità di gorgonzola piccante e la solita nostra crema di formaggio spalmabile. Quindi mischio insieme la gorgonzola piccante con la Philadelphia per capirci. Amalgamato il tutto, andiamo a mettere dentro il bicchierino la nostra gorgonzola. Dopodiché ci va della purea di pere. Vi chiederete dove la trovo la purea di pere? È semplicemente quella che trovate sia dei bambini, quindi l'omogenizzato che non ha zuccheri aggiunti, mi raccomando, e anche, sapete quelle vaschette che adesso vendono con tutta la frutta fatta? Anche quello va benissimo. Ci mettiamo sopra, guardate, la purea di pere. Per finire andiamo a mettere 2 gherigli di noce e voi presentate questo a tavola. Ma che cos'è? Che cos'è? Prova ad affondare il cucchiaino qua dentro, poi mi direi nei commenti se ti è piaciuta sta ricettina. Nella tavola di Natale le tartine non possono mancare assolutamente. Si possono fare tranquillamente con la classica baguette che trovate al supermercato, però guai a voi se non me la tostate, perché altrimenti rimane molla e tartina non è. Va tostato il pane. Iniziamo a tagliare. Adesso le vado a mettere, per tostarle è facilissimo. Padella antiaderente, un po' di burro e metto i pezzetti di pane che faccio dorare da un lato e dall'altro. Torno subito. Nel mentre che sto tostando le nostre basi per la tartina, preparo quello che ci va sopra. Ho scelto del formaggio quark, quindi un po' acidulo. Se non lo trovate potete anche scegliere del caprino. Prendo il radicchio chiaramente a striscioline piccole e lo vado a mettere all'interno della ciotolina. Goccio di olio extravergine d'oliva, grattugiata di pepe che ci sta sempre bene, un pizzico di sale
messaggio subliminale, iscrivetevi perché dopo questo video mica è finito il menù all'antipasto, sapete cosa uscirà fuori, non ve lo immaginate, eh? Quindi aggiungiamo il pizzichino di sale e poi andiamo ad amalgamare il tutto. Intanto sta sfrigolando le mie tartine e le vado a girare, altrimenti qua si brucia tutto, eh. Dunque, tartine carine, belle dorate, tostate. Ci vado a mettere sopra questo composto. Ripeto, se avete pazienza e siete creative, fatelo con la sac à poche che viene, insomma, qualcosa di più bello forse esteticamente, ma a noi ci interessa il gusto, qua tutto ciccia, tutto gusto. E non sono finite qui, perché adesso ci mettiamo sopra... che queste sono per Natale, non toccare, disgraziato! Dicevo, ladri permettendo, ci dovete mettere sopra anche un goccino di crema di aceto balsamico. Sono buonissime e anche questo è pronto. Ricordate, prima vi ho fatto tenere da parte gli avanzi dell'alberello di Natale che abbiamo fatto. Adesso questi ci servono perché ci faremo i pupazzi di neve. Prendete del pan tramezzino, poi tonno in scatola semplicissimo sott'olio, dopodiché goccino di latte, roviola, aggiungiamo 50 grammi, quindi un quarto di confezione di formaggio spalmabile. A questo punto dobbiamo metterci le mani. Dopo aver amalgamato bene tutti gli ingredienti vi deve venire un pallettone così. Cosa facciamo? Vi procurate della farina di mandorla. C'è anche chi li fa con la farina di cocco, però io preferisco la mandorla perché è un pochino meno dolciastra. Quindi questa è la mia farina di mandorla, vado a metterla qua nel piano. È come se doveste fare delle polpette che poi vanno impanate, quindi prendiamo una quantità per fare la prima polpetta e la andate a impanare con la farina di mandorla. Prima polpetta fatta e la lasciamo qui. Adesso ne facciamo un'altra più piccola, anche questa la impaniamo con la farina di mandorla, poi andiamo a comporre il nostro pazzo di neve. Ecco qua, se volete che rimanga più fermo potete mettere uno stuzzicadenti e adesso lo dobbiamo decorare. Pomodorino, andiamo a tagliarlo a metà, lo svuotiamo, gli mettiamo il bel cappellino, che carino che sei, poi con delle olive nere gli facciamo gli occhi, andiamo a mettere gli occhietti al pupazzo di neve, 1 e 2. Pupazzo di neve cosa non c'ha? La carota nel naso? Certo che sì, ecco qua, e gli mettiamo il naso e poi c'ha freddo sto pupazzo di neve, aspettate un attimo. Filetti di peperone, sono così tondi, basta aprirli così e gli facciamo la sciarpina al nostro pupazzo di neve. Dai, è carina, anche questa me lo presentate a tavola, cavolo, hai fatto i pupazzi di neve, quanto ci abbiamo impiegato? 2 minuti, dai, su. E poi sono buoni, provateli e fatemi sapere nei commenti. E adesso facciamo la 1000 foglie di ricotta e bottarga. Vi serve della carta forno, del buon parmigiano grattugiato, grana padano, quello che preferite, poi della ricotta, della bottarga cialdina. Quindi praticamente vanno messe, io adesso il mio microonde non è tanto grande il piatto perché lo faremo a microonde, quindi velocissimo, quindi ce ne stanno da me 3 circa. Andiamo a fare, guardate, 3 mucchietti che poi andate ad appiattire con le mani. Questo va al microonde circa 30 secondi, il mio è 800 watt quindi è un po' forte, basta che guardate voi mentre sta lì a sciogliersi, appena fa le bollicine spegnete subito, tirate fuori dal forno a microonde, fate raffreddare ed ecco le cialdine.
Vi dico una cosa, questa ricetta va assemblata al momento perché altrimenti le cialdine, che sono tanto croccanti, tanto buone, tendono ad ammollarsi. Quindi potete farle prima, ve le mettete in un bel sacchetto di quelli per alimenti chiuso e al momento di servire dovete solo assemblare. Vi preparate il ripieno che adesso vi faccio vedere, quindi veloce veloce, assemblato, croccante, buonissimo. Adesso facciamo il ripieno. Ricotta. Poi va sempre condita la ricotta, quindi olio extravergine buono, grattata di pepe ci va sempre perché dà gusto, pizzichino di sale con messaggio subliminale ci va sempre, amalgamiamo tutto con un cucchiaio. Andiamo a mettere la ricotta all'interno della sac à poche. Prendo le cialdine, vedete come sono belle, croccanti e rigide? Assembliamo, quindi a poche perché vogliamo fare le cose tanto carine, quindi andate a giro, no? Mettete sopra l'altra cialdina, andate a tagliare una fettina piccola di bottarga. Poi se non vi piace la bottarga potete metterci sopra una cozza, delle vongoline, potete scegliere 1, 2 e 3 pezzi di bottarga. Ci va il tocco finale, un goccio di miele millefiori. Poi portate a tavola questo, ma che scenografia c'è qua? Assaggiatela e fatemi sapere se vi piace nei commenti. Un classico delle feste, il cocktail di gamberi. No, non è il classico, perché questo è il cocktail di gamberi alla Valli. Prima cosa da fare, andiamo a bollire i gamberetti in un pentolino con acqua salata. Vi occorre del sedano, del melone giallo, insalatina, salsa rosa e i gamberetti che abbiamo già messo a bollire. Inizia a tagliare il sedano. Scegliete sempre la parte interna che è più tenera. Ecco qui, tagliate a piccoli pezzi e andate a mettere in una ciotola. Anche il melone lo tagliamo a cubetti. È buono, sa di estate. Quindi anche i cubetti di melone li metto nella ciotolina. Una volta cotti i gamberetti li vado ad unire al melone e al sedano che ho già tagliato prima. Poi ci va salsa rosa che la potete comprare già fatta, giriamo, aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva. Una volta amalgamato il tutto, insalatina, questa delicata, andiamo a mettere cocktail di gamberi Valli e poi sopra per decorare, se volete, potete mettere la fogliolina interna del sedano. Un altro antipasto è pronto. Ho fatto la polenta, come vi ho detto, se non avete voglia c'è quella già pronta, la tagliate e fate le formine. Ho usato la formina a stella sempre per stare in tema natalizio. Quindi dopo che ho fatto raffreddare taglio la polenta a forma di stelline, metto un po' di olio extravergine d'oliva in una padella antiaderente vado a far grigliare le mie stelline di polenta. Intanto che sto facendo grigliare la polenta, taglio a cubetti una mela Granny Smith, quindi quelle un po' acidule. In una ciotolina metto la mela, le cozze, un po' di olio, della crema di aceto balsamico. Giro tutto. Ecco qui la polentina. Andiamo a mettere sopra le cozze, le mele. Andate con le cozze che fa sempre figurone. Ed ecco qua un altro antipasto molto particolare, ma davvero con un sapore intrigante e buonissimo. Ed eccoli qua gli 8 antipasti scenografici, ma fatti veramente in pochissimo tempo che poi finalmente a Natale possiamo dedicare a noi stesse. Intanto non perdetevi il prossimo video, passiamo ai primi chiaramente, quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e io vi aspetto!